Ciao a tutti ragazzi, dopo aver rifatto il motore del KTM e non solo, è arrivato il momento di provarla. In questo video faremo ben 3 prove per testare la potenza del nuovo motore del KTM. Vedremo fino a che marcia si alza senza usare la frizione, faremo anche una prova d'accelerazione ed inoltre cambieremo il pignone mettendone uno con un dente in più e vedremo qual è la velocità massima che riesce a raggiungere il mio KTM. Adesso, senza perderci troppo in chiacchiere, metto il casco e partiamo. Allora ragazzi, ci tengo a dirvi intanto che la moto è un pochettino grassa perché la miscela è un po' più ricca del 2%, quindi non è al 100%, però va comunque abbastanza bene la moto. Allora raga, iniziamo con la prova dell'impennata, così vediamo fino a che marcia si alza senza utilizzare il gas. Prima però facciamo qualche impennatina di riscaldamento. Mamma mia se va raga. Allora raga, la prima neanche la proviamo, seconda, terza, quarta, quinta. Ehi, mamma mia. Anche con la sesta si è alzata, non tantissimo, però si è alzata raga. Facciamo un altro tentativo. Comunque raga, spinge davvero tanto, è che è un po' grassa e non mi aiuta, ma già va veramente fortissimo. Allora, prima, seconda, terza, quarta. Mamma mia che missile! 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 Allora raga, direi che la prima prova l'abbiamo brillantemente superata. Adesso voglio fare la prova di accelerazione e poi la prova di velocità massima, però vedo che è abbastanza corta di rapporti perché monta i rapporti da cross, quindi mettiamo un dente di pignone in più in modo da poter scaricare meglio la cavalleria in accelerazione e poi ad avere anche una velocità superiore nella prova di velocità massima. Quindi andiamo a cambiare il pignone e ripartiamo. One eternity later. Allora ragazzi, per cambiare il pignone al KTM 125 vi serviranno una chiave da 32, una da 13, una 10, una pinza adatta per rimuovere il Siger, il pignone ovviamente e una chiave da 8. Allora, come prima cosa ovviamente bisogna mollare i registri, quindi con una chiave da 13 ok, vi andate a svitare e poi ovviamente andate ad avvitare un po' il registro in modo che la ruota possa spostarsi in avanti. Ok ragazzi, adesso vedete che la ruota ha modo di andare avanti e indietro e quindi anche la catena, vedete che andando indietro è più tesa, andando avanti si smolla. Allora, arrivati a questo punto siamo pronti per sostituire il pignone. E nel frattempo vi volevo dire che sempre di più vi state iscrivendo al canale, state diventando veramente tantissimi e quindi vi ringrazio veramente tanto per il supporto che mi state dando. Poi con la chiave adatta per Siger andiamo a togliere il suo fermo. Ecco qua. Potete vedere, questo è un pignone da 13, questo è un pignone da 14, quindi con un dente in più riusciremo ad avere un rapporto più lungo che ci permetterà di scaricare meglio i cavalli ed avere una velocità massima superiore. Eccolo qui. Perfetto. Ok. Allora raga, pignone da 14 lo abbiamo messo, ma prima di fare la prova di accelerazione e velocità massima vediamo come va la moto col pignone da 14.
Ok raga, adesso direi che possiamo fare la nostra bella prova di accelerazione. Allora adesso proviamo una bella accelerazione dalla prima alla quinta. Ci tengo però a dire una cosa: sappiate che con il cerchio da cross la moto è più alta davanti, quindi tende di più ad impennarsi, quindi a prescindere da quello che sarà il risultato, considerate che con dei cerchi motardi da 17 si può fare di meglio perché la moto sta più giù. Allora parto in seconda perché in prima è impossibile. Allora la moto si è un bel po' impennata, quindi ne rifacciamo un'altra, dai. Allora ragazzi, 5 secondi e 40, devo dire che sono comunque abbastanza soddisfatto perché considerate che è soltanto un 125 e confrontandolo alle auto vi dico che un'auto che accelera da 0 a 100 in 5 secondi e 4 è una Mitsubishi Lancer Evo 10, quindi direi che è una prestazione di tutto il rispetto, ma che sicuramente potremo migliorare perché, come avrete sicuramente notato, quando ho rilasciato la frizione la moto si è impennata e ho dovuto chiudere un attimo il gas. Allora, seconda, mi fermo, mi siedo proprio, raga, sul serbatoio, così, sul gas. Adesso l'abbiamo scaricata a terra la potenza. Adesso facciamo l'ultima prova, velocità massima, senza andare proprio troppo fuori giri in sesta per preservare il motore. Prendo un po' più di strada e vediamo la velocità che riusciamo a raggiungere con questo KTM 125 SX. Allora, sono in prima, seconda, terza, quarta, vai. Basta. Abbiamo già scaricato tutta la sesta. Allora, devo dire che voi lo potete anche vedere, metto 6 marce praticamente subito. Il rapporto è ancora abbastanza corto, comunque sempre un rapporto da cross. Raga, ditemi la vostra, ditemi secondo voi come fa questo KTM, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video.